Io sono qua, da sola, sul palco del TEDx Reggio Emilia e ho paura. Ho paura di deludervi, di non esserne all'altezza. Alzi la mano chi mi invidia. Qualcuno vuole essere al mio posto? Ma mi sono fatta coraggio, perché l'idea che voglio condividere con voi è più importante della mia paura di essere qui, esposta e quindi in qualche modo diversa da voi. Io sono Arianna, ho 25 anni e nel 2019 ho fondato Novis Games, una startup innovativa ad impatto sociale che si occupa di gaming e accessibilità. Ho fondato Novis insieme a Dario, il mio primissimo socio, e siamo partiti da uno stage universitario della SEI, una scuola di imprenditoria di Torino. Con il nostro team siamo partiti proprio dalla nostra esperienza di sport, per provare ad immaginarci un modo nuovo di interagire con gli altri, utilizzando la tecnologia per superare le barriere. E quasi come un esperimento mentale ci è sorta una domanda. Come sarebbe giocare ad un videogioco senza utilizzare gli occhi? Provate a immaginare, provate a chiuderli. Con Novis Games stiamo immaginando un nuovo modo di giocare basato su audio e tatto per superare la barriera della vista e permettere a tutti di superare anche la barriera della distanza, di genere, della diversità, della disabilità. Una piattaforma di gaming completamente accessibile a persone ipovedenti e non vedenti. Quando parlo del progetto sono coraggiosa, mi sento forte. Ma lo sono sempre stata? Assolutamente no. E tante volte non lo sono nemmeno oggi. Da bambina, quando dovevo parlare in classe di fronte ai miei compagni, mi sudavano tantissimo le mani. E tra parentesi mi stanno sudando anche adesso, quindi cioè, se mi cade il microfono sapete perché. Mi sono fatta coraggio, perché quanto fa paura essere l'unica bambina che nell'intervallo a scuola gioca a calcio con i maschi. Io sono da sempre appassionata di sport, tifosa sfegatata della squadra della mia città, il Torino, e a 12 anni ho convinto mia mamma ad iscrivermi alla mia prima squadra di calcio femminile. Quella è stata la prima volta in cui mi sono sentita vagamente coraggiosa, perché ho trovato il supporto del mio avversario numero uno a FIFA, il mio papà, e poi perché, ammetto, non potevo proprio farne a meno. Perché ve lo sto dicendo? Perché poi mia mamma ha iniziato a venirmi a vedere giocare e soprattutto perché un paio di domeniche fa sono andata io a vedere lei alla sua prima partita di calcio a 7 femminile. Eccola lì, in basso a sinistra. È stata una piccola grande conquista, perché mai mi sarei immaginata che lei avrebbe potuto fare qualcosa di così lontano, che vedeva così lontano anche da me, uscendo dai suoi schemi. Perché uscire dalla comfort zone non è facile per nessuno. Si tratta di giocare su un terreno che non si conosce, con regole completamente diverse. Resto sullo sport. Vi è mai capitato che il vostro allenatore, nel mio caso il mister, vi provasse in campo in un ruolo diverso? Di norma, quando il portiere gioca la partitella con i compagni da centravanti, oltre a sbloccare del potenziale che non aveva mai avuto modo di sperimentare, riesce a capire che cosa significa dover segnare e a quel punto, quando torna nel suo ruolo, è ancora più consapevole di quello che deve fare, il suo lavoro, proteggere la porta. Col tempo in campo e anche e soprattutto con il team di Novis Games ho capito quanto è importante riuscire ad immedesimarsi negli altri, riuscire a comunicare, ad ascoltare. Le migliori squadre riescono a far forza proprio sulla diversità,
per sviluppare un progetto attraverso punti di vista completamente opposti. Nel nostro caso addirittura punti di non vista. Quanto fa paura essere l'unica donna nella stanza e la più giovane. A me è successo tantissime volte con il mio progetto davanti ad investitori, collaboratori, aziende. Bisogna avere coraggio però. Se dovessi parlare alla me stessa di 3-4 anni fa mi direi non avere paura, ricordati che può essere un'occasione in più per essere ricordata. Io ho avuto la fortuna di poter lavorare in uno spazio di lavoro condiviso, il Talent Garden di Torino, dove il progetto è partito. Oggi sono alla guida di un team di 5 ragazzi estremamente diversi tra loro, ma è proprio questa la nostra forza. Tante volte bisogna sforzarsi però. Fa paura il giudizio degli altri, abbiamo il terrore di deludere le aspettative, ma non sto parlando delle persone vicine a noi, delle persone lontane da noi, delle persone più vicine, la nostra famiglia, i nostri amici. Abbiamo bisogno del loro supporto, cerchiamo la loro fiducia. Tante volte queste etichette sociali, che cosa studi, che sport fai, che persone frequenti, tendono a limitarci, a farci paura e a non permetterci di esprimere il nostro potenziale. La verità è che essere diversi non è sempre semplice, ci vuole coraggio. Avevo paura quando a 14 anni mi gridavano lesbica con mia mamma seduta sugli spalti. Mi ha fatto paura dover trovare un altro lavoro e intanto continuare a studiare perché il progetto non pagava uno stipendio. Mi ha fatto paura dover ammettere alla mia famiglia che non avrei fatto né medicina né giurisprudenza, perché forse non faceva per me o perché forse ancora non lo sapevo, perché avevo appena finito la maturità e mi ero lanciata col paracadute e volevo iscrivermi ad economia per fare qualcosa di mio, qualcosa di molto rischioso forse, ma qualcosa di vero, di autentico, che mi rendesse felice, qualcosa di diverso. Questo è il significato che ha la parola diversità anche all'interno del nostro progetto. La disabilità visiva può essere concepita come un limite, oppure come un'opportunità per fare qualcosa di nuovo, di bello, di positivo per noi e per gli altri. Questo concetto mi ha dato una nuova direzione alla vita, mi ha permesso di capire quello che davvero mi rendeva felice. Mi hanno colpito tantissimo le parole del fondatore di Starbucks, Howard Schultz. Lui diceva che molto di ciò che attribuiamo alla fortuna non è affatto fortuna. Si tratta di cogliere l'attimo e accettare la responsabilità per il proprio futuro. Essere in grado di vedere ciò che gli altri non vedono e perseguire quella visione. Bisogna avere il coraggio di essere diversi, perché è proprio questo che ci caratterizza, che ci rende autentici, che ci dà identità. Bisogna forzarsi di seguire i nostri desideri, le nostre passioni, di fare tutte quelle cose che innescano una scintilla di curiosità, per avere più fiducia in noi stessi e negli altri, per coinvolgere e per lasciarci coinvolgere da un profondo entusiasmo. Entusiasmo però nel senso più antico del termine, entheos in greco, un Dio dentro, una forza sovraumana che si libera quando troviamo quella cosa per cui vale davvero la pena lottare, per cui vale la pena avere massima fiducia e a quel punto ogni meta può essere raggiunta e non c'è limite che non possa essere superato. Quel sentimento che a fine giornata
sì, forse ci fa sentire un po' diversi, ma anche un po' più coraggiosi. Io sono qua, da sola, davanti a voi, ma non ho più paura. Mi sono fatta coraggio perché l'idea che volevo condividere con voi è più importante, mi dà la forza di esprimermi e di essere me stessa. Se è stato il mio essere diversa ad avermi portata qui sul palco del TEDx Reggio Emilia, sono fortunata ad esserlo.